Storytime. Evoluzione Radio. Bentornati e bentornati amici e amiche da Marco Ferraro Speaker. Oggi entriamo nel campo, nel mondo, nel microcosmo delle stampe 3D, anzi addirittura nella parte dedicata alla ricerca e sviluppo della stampa 3D, grazie all'azienda dell'ospite che ho già qui a mio fianco, Cristian Kojanic, ovvero la DVS Systems. Prima di cominciare, anzi, vi ringrazio ancora per essere qui con noi sempre presenti, ma intanto diamo il benvenuto al mio ospite. Cristian, ben arrivato. Ciao Marco, grazie mille. Allora, grazie altrettanto per aver accettato l'invito e portare qui appunto sul nostro tavolo la tua azienda, la tua realtà professionale DVS Systems. Da dove si comincia questa bella storia? Da dove hai cominciato tu questa bella storia? Beh, la storia parte ancora dalla laurea, no? Quindi una storia, un percorso scolastico di ingegneria che poi è sfociato nel primo lavoro che non c'entrava nulla con l'ingegneria. Viva la vita! Responsabile IT, quindi Okay. passione del computer e via. Poi nasce, cresce come product manager, migliora ancora nel corso degli anni, occupandomi di prodotto, occupandomi di presentazioni, comunicazione, quindi sono diventato marketing manager nella prima azienda. Poi dopodiché per una vicissitudine ho fatto un cambio completamente drastico dal punto di vista professionale, sono andato nel mio settore, quindi in quello ingegneristico, e sono diventato project manager all'interno di un'azienda qui del Padovano a Vigo d'Arzere, un'azienda che si occupa di componenti terminali elettrici, dove ho fatto veramente il project manager, quindi un coordinamento generale in azienda, una gestione dei progetti, gestione delle risorse, il coordinamento interno dei vari dipartimenti, che sappiamo essere sempre uno dei problemi delle aziende moderne, no? Quindi riuscire a far comunicare Certo. i I reparti. vari collegamenti, sì, esatto. certo. Dopo 10 anni di continua crescita, quindi ricerca continua mia personale di crescere, di avanzare di grado, avanzare di conoscenze, ho avuto l'occasione di poter mettermi di nuovo in gioco, che ritengo essere una cosa bella, cioè cambiare e rimettersi in gioco anche a distanza di anni, e ho avuto l'opportunità di arrivare in DVS, un'azienda molto interessante dal punto di vista grandezza. È una piccola azienda, no? Siamo in Come circa dimensioni, 40, teniamo, sì, certo. sì, esatto, siamo in 40 dipendenti, quindi molto piccola, ma dall'estero molto importante dal punto di vista tecnologico. Se si pensa che l'azienda ha più di 140 brevetti, quindi all'interno di questa piccola entità una innovazione tecnologica molto spinta, legata al mondo della stampa 3D. Stampa 3D, quindi abbiamo delle macchine professionali che vengono realizzate, stampiamo delle resine particolari che vengono polimerizzate tramite la fonte luminosa, che è un laser, Sì. ad altissima prestazione, ad altissima precisione. Produciamo anche le nostre resine, quindi le resine che vengono realizzate poi finiscono come consumabili all'interno delle macchine, e riusciamo a coprire un ampio spettro dal punto di vista del mondo così commerciale, perché riproduciamo con queste resine gran parte dei prodotti, dei materiali che comunemente vengono venduti e vengono realizzati con altre tecnologie, quali la fresatura, quali Certo. il taglio e via dicendo. Per cui un mondo nuovo, un mondo interessante, molto ricco di innovazione e di ricerca, Di stimolo, e immagino. di stimolo, esatto. Chiaro. Per cui è stato molto interessante. Chi è l'interlocutore dall'altra parte della vostra azienda, Cristian? Chi è la persona che si avvale dei servizi di DVS Systems? Allora, le persone sono le aziende fondamentalmente, non lavoriamo con privati, perché la tipologia di macchine che vengono realizzate sono macchine appunto professionali di alta qualità e hanno un certo costo, quindi è difficile andare verso i privati. Chiaro. Ma sono le aziende di vari mondi, dal mondo della gioielleria, dove siamo molto importanti da almeno 10 anni. Adesso stiamo entrando nel mondo della calzatura, nel mondo della moda, nel mondo degli stampaggi, che dopo magari ne parleremo. Assolutamente. Mondo così della meccanica. Quindi stiamo andando in tutta una serie di settori che dal punto di vista lavorativo ricopre il 80% Un bel del comprensorio range. Molto professionale, professionale, diciamo così. esatto. Mi hai messo la parola in bocca, stampaggi. Allora, stampaggi. Allora, uno dei materiali che stiamo sviluppando proprio in questo periodo
È un nuovo e innovativo materiale similceramico che permette di simulare le qualità meccaniche e termiche dell'acciaio. Quindi stiamo entrando all'interno del mondo dello stampaggio, quindi quelle aziende metalmeccaniche che elaborano stampa a iniezione, stampe particolari, dove possiamo realizzare con le nostre macchine e con la resina che stiamo mettendo sul mercato e probabilmente tra un mese sarà a listino, riusciamo a stampare proprio uno stampo vero e proprio che avrà le stesse conformazioni sia di tolleranza sia geometriche, ma anche di comportamento termico, comportamento meccanico di uno stampo realizzato con l'acciaio. È un'innovazione importante ed è una delle resine che stanno aspettando proprio alcuni nostri clienti da mesi, nel senso che ci stanno premendo per averla, perché risulterà essere rivoluzionaria per il mondo dello stampaggio. Perché in questo momento le aziende metalmeccaniche cosa fanno? Progettano lo stampo, devono realizzarlo con tempi molto lunghi, con costi molto alti e poi devono andare a stampare. Quindi il processo comunque di sviluppo del prodotto finito è molto lungo. Con questa resina cosa faremo? Noi faremo un taglio drastico dei tempi, perché una volta progettato lo stampo, nel giro di 3 giorni tu ti stampi lo stampo e puoi andare a provarlo. Quindi e con costi decisamente più bassi. Per cui un'innovazione importante proprio per lo sviluppo tecnologico delle aziende. Io taglio il ciclo produttivo dall'emissione, dallo studio del prodotto a quando riesco a fare la prima preserie di campionature, quindi posso fare i test. Quindi abbiamo alcuni partner tecnologici importanti che ci stanno aiutando in questa avventura proprio per riuscire a mettere a punto il materiale. Si parla di aziende altisonanti all'interno del comprensorio italiano. Ok, fantastico. Che poi tra l'altro potremmo andare ad invitare le persone che ci stanno guardando nello sbirciare all'interno poi del sito per capire giustamente come si sviluppa il mondo DVS Systems. C'è anche un ulteriore progresso nel campo dentale, nel settore dentale, giusto Cristiano? Allora, nel campo dentale siamo entrati circa 8 anni fa. Ok. Con una macchina rivoluzionaria, anche lì, perché se non è rivoluzionaria non la facciamo, con addirittura 100 brevetti all'interno della stessa, ed è stata la prima macchina che permetteva di stampare una resina da noi studiata che simula la ceramica. Quindi noi adesso cosa facciamo? Andiamo dal dentista, ci fa il calco del dente, va dall'odontotecnico, fa tutto l'iter di realizzazione, il dente poi viene fresato e poi ritorna in bocca al cliente. Questo è un iter che comunque ci mette 2-3 settimane, no? Quindi con 2-3 volte che devi ritornare dal dentista. Questa macchina cosa fa? È una macchina abbastanza compatta, molto compatta, 30 cm x 30 cm, stampa questa resina quindi con la fonte luminosa laser inglobata all'interno della macchina in 15 minuti. 15-18 minuti a seconda del tipo di restauro che viene fatto. Fantastico. Quindi potenzialmente è una macchina rivoluzionaria perché il dentista posiziona la macchina magari nel proprio studio, all'interno dello studio dentistico, fa la scansione del paziente, lancia la stampa, nel giro di un'ora tra realizzazione del pezzo, quindi 15 minuti, poi altri 15-20 minuti per lucidarlo, per prepararlo, in un'ora e mezza può già reimpiantare il prodotto all'interno della bocca del paziente. Quindi taglio di iter, taglio di costi e soprattutto meno problematiche per il cliente stesso che deve tornare 3-4 volte, aspetta un'ora in più dal dentista ma esce con il dente. Il lavoro è fatto, certo. Una mia domanda da ignorante, ma perché voglio capire com'è la situazione. In questo senso, in questo ambito, contesto, c'è necessità anche di avere un feedback da parte di un professionista medicale, nel senso anche per capire come manovrare la macchina, come settare la macchina per poi effettuare la stampa? Allora, la macchina fondamentalmente è stata studiata per essere a prova di non conoscenza, cioè io prendo il file, che comunque è una scansione tridimensionale dell'oggetto, la metto all'interno del software che è incluso nella macchina, la macchina fa tutto l'iter che serve per supportare, per realizzare la possibilità poi di stamparla e stampo il pezzo. Quindi fisicamente non c'è la necessità di una grande conoscenza per riuscire a stampare. Ottimo. Dopo ovviamente c'è il dentista che mette il suo per rifinire il dente. I lavori di fino. I lavori di fino che però comunque fa anche con i prodotti di ceramica e per cui
diciamo che abbiamo cercato di rendere user friendly un processo molto complicato. Certo, questa comunque è già un'ottima risposta anche per poter dare garanzie di affidabilità indubbia comunque al vostro servizio. Carte e penne alla mano, come dico sempre, prima di salutarci qua sotto i contatti passano as always, ma vanno ribaditi perché sono fondamentali: www.dvssystems.com, sito web ufficiale, oppure Christian Kojanic per la pagina LinkedIn. Christian, senti, c'è un ulteriore piccolo progettino, qualche piccolo spoiler che mi puoi fare prima di dirci ciao? Allora, noi abbiamo una ulteriore tecnologia che stiamo sviluppando in questo periodo e che avrà luce, però vedrà la luce tra circa un anno e qualcosa, Sì. ma si prospetta che sia la tecnologia che rivoluzionerà un po' il mondo della stampa 3D. Una stampa diversa con la stessa tecnologia che utilizziamo adesso, ma con dei sistemi che non posso svelare perché sono brevettati, li abbiamo brevettati da circa un mese. Teniamoli lì, ok. Ma credo che tra un anno e mezzo risentirete parlare di DVS dal punto di vista stampa 3D in maniera impattante. Certo, e noi li aspettiamo al varco, ma intanto ti ringraziamo per aver portato la tua competenza qui da noi. Buon Grazie proseguimento, alla prossima. Grazie mille, grazie Marco. E quindi salutando cordialmente il mio gradito ospite Christian Kojanic di DVS Systems, stampa e 3D, si è capito senz'altro, da Marco Ferraro Speaker. Io vi ringrazio, un abbraccio arriva a tutti, ci vediamo alla prossima, bye bye. Storytime. Evoluzione Radio.